Ciao a tutti! In uno scorso video vi ho fatto vedere come la traccia drummer può essere molto dinamica se utilizzata con la traccia arrangiamento. Oggi vorrei farvi vedere anche come fare in modo che certi strumenti seguano il groove della batteria o, in assenza della batteria, come fare in modo che degli strumenti comunque seguano il groove di altre tracce che per noi sono importanti. Partiamo dalle basi, dalla batteria. Adesso io vado a crearmi, come ho fatto precedentemente, una traccia arrangiamento molto basica. Vediamo un po', per chi vuole approfondire ovviamente c'è lo scorso video dove abbiamo già fatto vedere ampiamente tutte queste funzioni qua. Verse chorus e un outro finale. E adesso vado a outro finale, vado a popolare di regioni drummer, le vado a colorare diversamente per aiutarmi. Questo blu lo trovo un po' eccessivo, andiamo sul verde. Ok, e mettiamo questo azzurrino qua, perfetto. E poi vado a crearmi anche i marker. Benissimo, chiudo la global ed ecco che ho la mia batteria un po' dinamica. Poi ci faccio la modifica che ci voglia, abbiamo visto l'altra volta dove io qua ad esempio nella prima parte avrò, che ne so, una parte un po' più semplice e qua una parte un po' più complessa con l'aggiunta anche dei tom ad esempio. Benissimo, io adesso voglio caricare un po' di tracce, ad esempio vado a prendermi, che ne so, un basso classico, un basso rock. Mi luppo la regione, poi vado a scegliermi un altro basso, questa volta qua lo prendo un po' più house. Ok, lo duplico e vado a prendermi qualcos'altro, vado a prendermi, che ne so, un pianoforte. Benissimo. Io adesso vorrei fare in modo che questo basso mi suoni soltanto nell'intro, nelle strofe. Quindi con command vado a toglierlo qua e vado a toglierlo qua e lo lascio nell'outro. Invece questo basso qua voglio che mi suoni soltanto nei chorus. Quindi tolgo il contrario, tolgo qua e tolgo qua. Vedete col tasto Command col Mark Tool è tutto molto comodo, e questo invece voglio che suoni soltanto nel bridge. Perfetto. Cosa faccio? Vado a dire a queste parti di batteria, quindi seleziono, qua, chiudimelo pure qua, seleziono l'intro e il verse, e anche questo verse qua e quest'outro col tasto Shift, seleziono e faccio doppio clic e qua vedrò multiple regioni selezionate. Cosa gli dico? Vado su Follow e gli dico di seguirmi il Groovy Electric Bass. Spunto la casella ed ecco che me l'ha già messo in automatico e vedrete che qua mi sta cambiando un po' la forma d'onda.
Poi seleziono il mio chorus, questa regione qua, questa e questa, e gli dico invece di seguire l'alternating line bass, e vedrete le forme d'onda sopra nel grammer che cambieranno leggermente. Eccole qua. E poi vado a dirgli al bridge invece di seguire il pianoforte. Vediamo un po' cosa è successo. In automatico il drummer seguirà il groove delle mie tracce. Sentite che gli accenti del kick tornano. Vediamo qua. Vediamo un po' il bridge. Ed ecco che ho fatto in modo praticamente di linkare il batterista con delle tracce che dovevano suonare come dicevo io, ma non è l'unica strada che io posso percorrere per fare in modo che il mio drummer mi faccia non solo il drummer ma le mie tracce abbiano un groove. Immaginiamo che io ho una traccia di riferimento che mi fa impazzire, che potrebbe essere, che ne so, una chitarra. Ok, ho questa chitarra qua, sto andando assolutamente a caso, come avrete capito, come al solito, e questa chitarra qua ha dei groove che hanno delle cadenze qua. Andiamo a mettere un basso, ad esempio, o un synth. E sto synth qua, se vedete, ha degli accenti, andiamo a zoomare in questo punto qua, leggermente spostati. Sicuramente suoneranno bene insieme come Apple Loop, però andiamo a vedere un po'. Si può fare di meglio e per farlo vado a metterci anche una traccia nuova di questa volta un Apple Loop di drum, giusto per farci delle idee. Quindi proprio ancora diverso. Queste tracce qua in alto le vanno a nascondere così non ci danno fastidio. Andiamo a vedere come fare in modo che ad esempio sia il batterista che il bassista, adesso lo vado a chiamare, anzi, che il tastierista, synth, guitar e drums, seguano il mio chitarrista come traccia principale. Per fare questo abilito la Groove Track, tasto destro nell'intestazione di traccia, Track Header Component, e abilito la Groove Track. E non succederà assolutamente niente a primo acchitto, ma se io vado a puntare il mio puntatore sul numero dell'intestazione di traccia, vedete che salta fuori una stellina. Io adesso dovrò applicare la stella in quella che è la traccia principale a livello di groove e, come abbiamo visto prima, io volevo fare in modo che i miei strumenti seguissero questo groove particolare, quindi dico che la stella, la traccia principale è la mia chitarra e adesso chiedo al batterista di seguire il groove della chitarra. Vediamo un po'. E vediamo anche il tastierista. Come vedete si è allineato a questa parte qua che prima invece era un po' disallineata e adesso vado a ascoltare cosa è successo. Prima invece sarebbe stato così.
Vedete che la batteria è un po' più per i cavoli suoi. Riascoltiamo invece col groove track applicato. Ovviamente questo posso applicarlo a qualsiasi cosa io voglia, quindi posso anche dire batteria, te sei il capo, chitarra e synth, seguite la batteria. Oppure synth, comandi tu, batteria e chitarra, seguiamo il synth. Ecco qua, insomma, groove track, per abilitarlo, ve lo ripeto, tasto destro sull'intestazione di traccia, non questo punto dell'intestazione di traccia, ma l'angolo in basso, track header component, abilitate la groove track ed ecco che potete far seguire qualsiasi traccia a qualsiasi cosa voi vogliate. Andiamo a fare altre prove. Proviamo questa, giusto per divertirci. Mettiamo questa armonica a bocca, togliamo queste che ormai abbiamo capito che. Proviamo a metterci una voce, vediamo cosa succede. Verrà una schifezza, però proviamo. Ça va. Tranquility Base. Come on, this is love. Proviamo. Metto qua. Groove track. Ok. Te sei il capo. E la voce deve starti dietro. This is love. Eccola qua. E se non lo fosse stato, sarebbe stato così. This is love. Invece se la voce è il principale, l'armonica farà così. This is love. Tutte cose da provare. Buona giornata e visto che oggi è venerdì santo, auguro a tutti un'ottima Pasquetta e ingrigliata e buona Pasqua a tutti. Ciao, buona giornata.